Lui aveva ucciso Stefano Bontate. Lui aveva tagliato il braccio al figlio di Inzerillo, un ragazzino, affinché non si vendicasse contro Riina. Lui si era macchiato di 76 omicidi, ma secondo Giovanni Brusca erano addirittura 300. Lui aveva mandato via da Ciaculli le persone di cui non si fidava dopo l'agguato di Natale di Gaetano Grado. Quanti ne aveva ammazzati per Zutotò? Compreso Pilatorre, compreso Dalla Chiesa, anche se non era d'accordo ed aveva detto: sto omicidio Dalla Chiesa non ci voleva, ci vorranno minimo 10 anni per riprendere bene la barca. Perché aveva capito che l'interesse non era di Cosa Nostra. Lui aveva ammazzato un camionista in mezzo alla strada per questioni di precedenza. Lui, ora, si sente il re dei Ciaculli. Michele Greco è per lui ormai soltanto un fantoccio che va in commissione. Si vede ormai come destinato a prendere il posto di Zutotò. Ma Ukurtu, anche stavolta, grazie alle sue 1000 orecchie, si muove in anticipo. Ma chi è Scarpuzzedda? Nato nel 1952 a Ciaculli, una frazione borgata di Palermo, nonostante il cognome non ha nessuna parentela con il boss di Ciaculli, Salvatore Cicchiteddu Greco, e il boss di Croceverde Giardini, Michele Greco. Il padre Nicolò veniva soprannominato Scarpa, di conseguenza Giuseppe aveva preso il nome di Scarpuzzedda, in lingua siciliana piccola scarpa. È ancora giovanissimo, era stato affiliato alla famiglia di Ciaculli. In pochi anni Greco era diventato uno dei killer del mandamento di Ciaculli Croceverde Giardini, guidato dal boss Michele Greco. Nel 77 lo stesso Michele Greco lo aveva scelto per far parte del comando di killer che aveva compiuto l'uccisione del tenente colonnello Giuseppe Russo. Nel 78 era stato nominato anche capo mandamento di Ciaculli in sostituzione di Michele Greco su proposta di Totò Riina, a cui era strettamente legato. Nel 79 Scarpuzzedda era stato arrestato una prima volta dal commissario Boris Giuliano, insieme a Pietro Marchese e Giovannello Greco, per una rapina a una banca in cui era rimasto ucciso il metronotte Alfonso Sgroi. Ma vennero tutti scarcerati per insufficienza di prove e messi in libertà provvisoria. Allo scoppio della seconda guerra di mafia, Scarpuzzedda è ormai sottocapo della famiglia di Ciaculli, nonché il principale killer dei Corleonesi nei primi mesi della mattanza. Membro di quel gruppo scelto di assassini legato a Riina, che uccide Bontate e Inzerillo, e tutti coloro che a quest'ultimo possono essere legati. Uccide quindi il figlio adolescente di Inzerillo perché il ragazzo aveva giurato di vendicare il padre. Dentro Cosa Nostra si vociferava che Scarpuzzedda gli avesse tagliato un braccio prima di ucciderlo per dimostrare la futilità della ribellione contro il potere dei Corleonesi. La mattina del 25 dicembre 82 Greco era scampato a un agguato tesogli dagli scappati delle famiglie palermitane. Inizialmente si era pensato fosse opera di Salvatore Contorno. Solo molti anni dopo, nel 99, Gaetano Grado, collaboratore di giustizia, si dichiarerà responsabile dell'agguato. A Pino Greco Scarpuzzedda, personalmente avvocato, a Ciaculli. La notte la mattina del Natale. E l'ha ucciso lei allora? Che? L'ha ucciso lei allora Pino Greco Scarpuzzedda? No, un altro demonio, amico di Totorrina. Questo è un altro demonio. Se n'è andato purtroppo ferito perché le altre persone che erano con me avevano fatto bagnare le cartucce dei fucili. E se n'è andato ferito, io sono i colpi che gli ho tirato io. Scarpuzzedda, dopo questo attentato, aveva continuato a fare terra bruciata intorno agli scappati. Cacciò da Ciaculli tutte le persone che riteneva inaffidabili verso di lui e aveva bruciato le loro case, in particolare quella di Giovannello Greco, in passato suo amico e considerato il capo degli scappati in terra siciliana, in quanto passato dalla parte di Stefano Bontate. A Giuseppe Greco sono attribuiti 76 omicidi, tra i quali quelli del magistrato Rocco Chinnici, del generale dei carabinieri Carlo Alberto Dalla Chiesa, dell'onorevole Pio La Torre. Dalla parte del guidatore, perché ci fu un ritardo di entrata in azione di Pino Greco
che a questa mitraglietta non gli funzionò bene. Infatti poi lui cominciò a sparare a colpo singolo, perché poi è stato poi lui che ha finito il passeggero. Del vice brigadiere Antonino Burraffato, dell'agente di polizia Calogero Zucchetto, del commissario Beppe Montana, oltre a quelli dei boss mafiosi Stefano Bontate, Salvatore Inzerillo, Alfio Ferlito e le lupare bianche dei boss Giuseppe Panno e Rosario Riccobono. Secondo i pentiti Vincenzo Sinagra e Stefano Calzetta, durante la seconda guerra di mafia, Greco aiutò Filippo Marchese a compiere numerosi omicidi nella cosiddetta Camera della Morte, un appartamento abbandonato nella zona di Corso dei Mille, dove i nemici venivano strangolati, sciolti nell'acido e poi i loro resti gettati in mare. Sa bene che Totorina inizia un percorso molto pesante, crea anche le camere della morte. Se le vuole raccontare le camere della morte, che cos'erano? Guardi, le camere della morte, Totorina inventa il tradimento che uno andava a mangiare, dopo che mangiavano li strangolava. Quelli che erano, a volte ce n'erano più feroci di Salvatore Rina. Per esempio questo soprannome, la Camera della Morte, che hanno dato allo Sperone, non è che c'era Salvatore Rina, c'erano altri mafiosi che prendevano le persone, li torturavano per farle parlare ed era... Battute con massiccio spiegamento di forze dalle prime ore di stamane nella zona compresa tra Cinisi, Terrasini e Partinico. Le forze di polizia sono alla ricerca delle tracce dei sicari che ieri hanno eliminato in un agguato in contrada Cipollazzo Leonardo Rimi e il suo amico Calogero Russo. All'operazione partecipano elicotteri e unità speciali della polizia e dei carabinieri. Gli inquirenti non hanno esitazioni o dubbi di sorta circa il movente. Si è trattato della risposta delle cosche vincenti alle rivelazioni di Buscetta. Un avvertimento a Tano Badalamenti a non seguire la strada di Don Masino. Una ritorsione crudele ma inutile, si sottolinea. In Brasile Leonardo Badalamenti avrebbe già cominciato a vuotare il sacco, mentre Buscetta continua a usare per vendicarsi l'unica arma di cui dispone, le confessioni, le rivelazioni. A Roma l'ex vetraio, poi divenuto trafficante, viene sentito dai giudici Imposimato e Falcone. Si scava nel groviglio di collegamenti, affari, complicità esistente tra mafia, politica e finanza. Sul soggiorno di Sindona a Palermo, sui legami tra il boss di Portanuova Pino Calò e l'ambiente nel quale operavano Balducci, Pazienza e Carboni. Buscetta inoltre deve chiarire come mai suo figlio Nino fu arrestato con in tasca 5 milioni di lire provenienti dal sequestro Armellini. I retroscena che possono essere chiariti dunque non sono pochi o di scarsa rilevanza. Nel 1984, con l'arrivo di Buscetta in Italia, scoppia la campagna della mafia contro i pentiti e i loro familiari. 4 esecuzioni esemplari, così le cosche, scompaginate da un'ondata di arresti senza precedenti, rispondono alle clamorose rivelazioni di Tommaso Buscetta e Totuccio Contorno. Per il giudice Giovanni Falcone non possono esserci dubbi. Scoraggiare potenziali proseliti del pentitismo è la parola d'ordine di quei giorni, lanciata dalla commissione. Un unico gruppo di fuoco, guidato dal solito Pino Greco Scarpuzzedda, si incarica di seminare morte e paura tra i dissociati e i loro amici, che lo Stato non sa proteggere da una vendetta prevista e annunciata. Il primo obiettivo dell'offensiva è Mario Coniglio, assassinato da un commando il 19 novembre 84 nel rione della Zisa. Con quel delitto si apre un capitolo drammatico che a distanza di soli 2 giorni deve segnare un'altra tappa dell'offensiva mafiosa. Salvatore Anselmo, pentito mafioso, viene ucciso agli arresti domiciliari nel salotto di casa sua. Sa qualche cosa in più di questo omicidio? Sì, questo omicidio di Salvatore Anselmo, allora pentito, è stato commesso direttamente da Paolo Anselmo, nipote di Salvatore Anselmo. Io questo qua l'ho saputo direttamente da lui, da Paolo Anselmo, e da Ganci Raffaele. Ganci Raffaele mi spiegava che era molto difficile poterlo ammazzare perché si aveva costruito
un cancello, una cosa, diciamo, che non si poteva entrare dentro. Quindi, prima per questo motivo e poi per un secondo motivo che Anselmo Paolo, ammazzandolo lui, conservava la faccia, se così posso dire, nei confronti di Cosa Nostra, perché era il nipote, era quello diretto che era più colpito, diciamo, di questo pentimento di suo zio. Così ha dato una risposta a Cosa Nostra che è stato proprio a lui a farlo. E poi c'era il discorso che non era facile poter entrare dentro e ammazzarlo. E qua lui poi mi diceva che anche la moglie, la figlia l'hanno visto che è stato lui che ha commesso questo delitto, e assieme a lui c'era giù che l'aspettava un figlio di Ganci, Stefano. Poi Ganci mi diceva che Dio l'ha aiutato, che sono riusciti a scappare perché subito dopo è arrivato un capitano dei carabinieri là, dice che è stato fatale, è stata proprio una cosa che sono stati fortunati perché stavano prendendo sul fatto. Il 2 dicembre tocca a Leonardo Vitale, il capostipite dei pentiti di mafia. E io coraggio ne ho avuto sempre poco, però. Ne ha avuto poco, Sempre, perché? perciò che lei diceva il coraggio di parlare. Io coraggio ne ho avuto sempre poco. Perché quello che disse non dimostrò coraggio. Eh? No, perché mi hanno accusato di essere pazzo, perciò semmai ha potuto dimostrare pazzia. Invece non lo è lei. Lei parlò lucidamente. Quando disse com'era organizzata la mafia delle borgate, i collegamenti con la mafia centrale, voglio dire, allora lei non era pazzo, era uno che voleva parlare. Ecco, che cosa la spinse a parlare? Ma in carcere lei subiva minacce? Sì. Che le facevano? Vabbè, ma non è il caso di parlare. Non è questo. La sera del 17 dicembre, pochi giorni dopo la morte di Vitale, l'operazione Pentiti si conclude con l'omicidio di Pietro Busetta, cognato di Buscetta. Viene ucciso a Bagheria, mentre rientra in auto a casa in compagnia della moglie Serafina Buscetta, sorella di Don Masino. Il messaggio è rivolto soprattutto a lui, al grande pentito che meno di 3 mesi prima ha ispirato 366 mandati di cattura. L'uccisione a Bagheria del cognato di Masino Buscetta rischia di provocare pesanti contraccolpi alla collaborazione dei pentiti con gli investigatori, oltre a segnare il culmine della spietata caccia scatenata dai killers, dai boss latitanti, ai pentiti e ai loro familiari. L'assassinio di Pietro Busetta pone infatti inquietanti interrogativi. L'agguato di ieri sera non solo era prevedibile, ma era stato addirittura preventivato durante una riunione congiunta svoltasi pochi giorni addietro, appunto per esaminare la difficile situazione dei pentiti tra il Consiglio Superiore della Magistratura e la Commissione Parlamentare Antimafia. Busetta è la quarta vittima in poche settimane della vendetta delle cosche. Domenica scorsa è stato ferito a morte Leonardo Vitale, il primo pentito della mafia, mentre per Don Masino, con l'uccisione del cognato, sono saliti a 7 i familiari assassinati negli ultimi 2 anni. Pochi giorni dopo l'omicidio di Bagheria, il Giornale di Sicilia pubblica con grande evidenza la disperata invettiva di Serafina Buscetta contro Don Masino. La tattica, sviluppata dai cornonesi lungo un arco di più di 30 anni, ha dato i suoi frutti. Ha assoggettato Cosa Nostra a una dittatura basata su un programma di eliminazione a ciclo continuo. Per indebolire la posizione di Scarpuzzedda, Totò Riina ordina la strage di Piazza Scaffa il 18 ottobre 1984, nel territorio del mandamento di Ciaculli, in cui 8 persone vengono uccise a colpi di arma da fuoco in un fienile, così come abbiamo visto nell'ultima puntata. Greco deliberatamente non viene informato per minarne la leadership. Nel settembre 1985 Totò Riina fa sparire Pino Greco.
sia per ridurre la forza della cosca di Ciaculli, sia perché ormai viene ritenuto troppo ambizioso, venendo visto dagli altri killer come un potenziale futuro capo. Secondo i pentiti Francesco Marino Mannoia e Pino Marchese, Greco viene eliminato con il metodo della lupara bianca da Giuseppe Lucchese e da Vincenzo Puccio nell'autunno inoltrato del 1985, in una villa tra Bagheria e Ficarazzi, dove Greco vive in latitanza. I killer suonano alla porta, Greco gli apre e li fa entrare per un caffè. Greco e Lucchese sono molto amici. Mentre Greco è seduto al tavolo, intento a fare conti, il Lucchese si alza con una scusa e a tradimento da dietro gli spara alla nuca. Ci sono altre 2 persone arrivati con i primi, Agostino Marino Mannoia, fratello di Francesco, e Filippo La Rosa. Inizialmente Totò Riina fa circolare la voce in Cosa Nostra che Greco sia scappato negli Stati Uniti per trascorrere la latitanza. Pino Scarpa, quando è che lei l'ha conosciuto? Che cosa può dire in ordine a questo? Io ho conosciuto Pino Greco Scarpa quando ancora eravamo molto, molto giovani. Io credo che avevo 19 anni. Lui aveva un paio di mesi meno di me come età. Dico aveva perché è stato ucciso. E noi ci vedevamo quasi tutti i giorni. Eravamo dei ragazzi stravaganti. Facevamo delle rapine, delle scorribande, dei furti. Tanto che un giorno a lui e a me volevano in qualche modo darci una lezione, addirittura volevano ammonirci abbastanza, diciamo, gravemente, perché il Pino Greco era un ragazzo di buona famiglia, nel senso di famiglia di Cosa Nostra, anche se il padre non era uomo d'onore, ma veniva da una famiglia che diciamo era inserita in questo ambiente. E poi perché lui stava discretamente bene, nel senso che aveva delle proprietà di terreno, ma noi eravamo molto scapestrati e quindi è rimasto fra di noi una grande amicizia quasi da ragazzi. Poi siamo diventati uomini d'onore, lui è fatto parte della famiglia Ciaculli, io iniziai a far parte della famiglia dei Bontati, ma i nostri rapporti non sono mai venuti meno, ci frequentavamo sempre, anche se più saltuariamente, ma eravamo veramente degli ottimi amici. Vediamo Scarpa, non c'è più, dice lei. Sì. E da chi è stato ucciso quando? Scarpa è stato ucciso nell'autunno dell'85. Io mi trovavo al carcere di Trapani, che erano nei primi dell'86. Mi scrisse una lettera a mio fratello. Capì da quella lettera Suo fratello Agostino. Certamente non mi parlò chiaramente del Pino Greco Scarpa, ma mi disse: siamo alla mercé, è facile vendere una persona per niente. Ma io non capivo questo significato, ma mi preoccupai di cosa stesse accadendo. Ebbi modo poi, quando rientrai da Trapani a Palermo, che da lì a poco doveva cominciare il Marchesi processo, nel frattempo credo che mio fratello fosse stato tratto in arresto e abbiamo avuto modo di fare dei colloqui interni alla struttura carceraria. E mio fratello mi disse che Pino Greco era stato ucciso e mi raccontò tutto l'episodio. Mi disse che si trovavano in una villetta, in una casa di campagna, nella zona Bellacera, o comunque in quei pressi lì. Nella zona della? Bellacera, che sarebbe fra Bagheria, Bellacera, in quella zona Cioè il territorio di della Bagheria. periferia di Palermo, sì. Mi disse che lui era in compagnia di Vincenzo Puccio e stavano giù, al piano terra, diciamo, nella campagna di questa villetta. Sopra vi era Pino Greco Scarpa, Giuseppe Lucchese e La Rosa, non mi ricordo il nome di La Rosa, comunque che è imparentato anche con Pino Greco Scarpa. A un certo punto si sentono delle esplosioni d'arma da fuoco. Il Puccio
gli dice a mio fratello: Agostino, vai sopra ad aiutare a pulire. Ecco, questa è la situazione del Pino Greco. Questa è la situazione di Scarpazzetta. Sì, perché Lucchese gli ha sparato un colpo alla nuca mentre lui era intento a fare dei conti sul tavolo, e a tradimento di dietro gli ha sparato alla nuca. Dopo l'omicidio di Greco, varie persone a lui vicine vengono uccise, tra cui Mario Prestifilippo e il cugino Giovanni Fici, eliminato dal suo cugino Filippo La Rosa il 2 febbraio del 1988. E anche la sua fidanzata, Mimma Miceli, è vittima di un agguato. Nel 1988 viene colpita da 6 pallottole. La vogliono uccidere Mimma Miceli perché può parlare, raccontare tante cose ai suoi amici, magari pure ai carabinieri. Gira la voce che qualcuno l'avesse già agganciata. Gli investigatori in quel momento smentiscono, ma avevano smentito anche allora, nel giugno del 1985, quando il commissario Beppe Montana, il capo della sezione catturandi, cioè il poliziotto che dava la caccia ai latitanti, per prendere Pino Greco aveva tentato di convincere la sua donna a svelare il nascondiglio del ricercato numero 1. Si dice anche che il commissario un giorno, in una camera dell'hotel Costa Verde di Cefalù, avesse persino offerto del denaro per farla parlare. Ma lei, Mimma, non aveva tradito. Pino Greco era rimasto un latitante. Beppe Montana, un paio di giorni dopo, venne ucciso. Nel primo grado del maxi processo di Palermo, Giuseppe Greco viene condannato all'ergastolo, in contumacia. Ma nel 1989 la sentenza viene annullata dopo le rivelazioni di Marino Mannoia e Marchese che evidenziano la sua morte. Nel 2018 il comune di Bagheria fa demolire la villa dove viveva il latitante. Scarpuzzedda ha incarnato l'orrore, l'efficienza omicida al servizio di un potere spietato e come tanti prima di lui è stato divorato dalla stessa macchina che aveva alimentato. Perché in Cosa Nostra non esistono legami, solo il potere, e il potere non perdona. I don't ever slow up, no I don't take shit, I got no love for the